Che pronomi si usano con il lei di cortesia? E quando ci rivolgiamo a un uomo, mettiamo gli aggettivi e il participio passato al maschile o al femminile? Benvenuti o bentornati, sono Raf. Per chi non mi conosce, insegno italiano all'università in Gran Bretagna e con questi video spero di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. Dunque, in italiano, naturalmente la forma di cortesia singolare è il lei. E usiamo lei sia quando ci rivolgiamo a un uomo, sia quando ci rivolgiamo a una donna. Il verbo si mette alla terza persona singolare. Ma sappiamo che lei è anche il pronome femminile singolare alla terza persona e quindi quando lo usiamo come forma di cortesia si presenta il problema dell'accordo. Dobbiamo seguire l'accordo grammaticale e quindi mettere tutto al femminile perché lei è un pronome femminile, oppure dobbiamo scegliere maschile o femminile in base alla persona con cui stiamo parlando. Vediamo i diversi casi, perché l'accordo riguarda gli aggettivi, il participio passato, i pronomi oggetto diretto e i pronomi oggetto indiretto, e vedremo che non è sempre uguale. Cominciamo dagli aggettivi. Gli aggettivi si accordano con la persona, e quindi useremo il maschile o il femminile a seconda della persona a cui ci stiamo rivolgendo. E diremo, per esempio, lei signore è italiano, oppure lei signora è italiana. Questi sono alcuni esempi che ho preso un po' a caso dal romanzo La donna della domenica, in cui si può vedere appunto l'accordo dell'aggettivo. E questo vale anche per l'aggettivo spesso, che è molto usato assieme al pronome lei di cortesia come rafforzativo e quindi diciamo per esempio lei stesso mi ha detto che è importante oppure lei stessa mi ha detto che è importante. Il participio passato, quando si accorda con il soggetto, funziona allo stesso modo, cioè facciamo l'accordo con la persona alla quale ci stiamo rivolgendo e sappiamo naturalmente che il participio passato si accorda con il soggetto quando usiamo l'ausiliare essere. E quindi diremo per esempio, signor Bianchi, lei è stato a Napoli? Oppure, signora Bianchi, lei è stata a Napoli? La stessa cosa naturalmente con i verbi riflessivi, perché sappiamo che con i verbi riflessivi si usa l'ausiliare essere. E quindi diciamo per esempio, signor Bianchi, lei si è stancato? Signora Bianchi, lei si è stancata? Vediamo invece cosa succede con i pronomi e cominciamo dai pronomi oggetto diretto, che usiamo quando la persona alla quale ci stiamo rivolgendo rappresenta il complemento oggetto del verbo che stiamo usando. Si capisce poi meglio con l'esempio. Ma qui la cosa importante è che usiamo sempre il pronome femminile la. Stiamo sempre parlando del singolare, parlo solo del singolare in questo video. Quindi sia che ci stiamo rivolgendo a un uomo, sia che ci stiamo rivolgendo a una donna, useremo il pronome femminile la. E quindi diremo, signor Bianchi, la accompagno io alla stazione. E se ci rivolgiamo invece a una donna, diremo la stessa cosa. Signora Bianchi, la accompagno io alla stazione. Quindi in tutti e due i casi si usa il pronome la. Ogni tanto si sente qualcuno usare il pronome lo in riferimento a un uomo, cioè il pronome oggetto diretto singolare maschile, lo. Ma secondo me non è molto bello. È una cosa che io eviterei e consiglio sicuramente di usare sempre il pronome la, anche riferito a un uomo. Ma vi faccio vedere un paio di esempi che ho sentito in due film. Credo di aver sentito bene perché ovviamente l'audio non è sempre perfetto, ma un paio di esempi da due film degli anni 50 e 60 in cui viene usato appunto il pronome lo. Il primo esempio l'ho trovato nel film Un eroe dei nostri tempi, un film con Alberto Sordi degli anni 50. Faccia un po' vedere? Prego. E faccia vedere. Qui, controllare. E lei segna tutto? Ogni giorno? Ogni giorno. Sembrerà inutile, ma domani a un processo posso sempre rispondere, prego. Quel libretto non serve a niente. Ma chi lo dice? Glielo dico io. Domattina arriva all'improvviso la polizia a casa sua, Beh. lei è in arresto per l'assassinio della ballerina. No, io non d'accordo, sono è un errore, ma intanto lo mettono dentro. No. 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 Sì. No. Sì. Qui i due personaggi si danno del lei e si vede però che alla fine della frase usa il pronome lo mettono dentro. Mettere dentro significa
mettere in prigione. Quindi dice lo mettono dentro, ma sarebbe meglio dire la mettono dentro. Il secondo esempio è preso da un altro film con Alberto Sordi, questa volta Il Vedovo, che credo che sia degli anni 60. Accomodatevi. Una sigaretta, caro Lambertoni? Senta, caro Lambertoni, io riconosco di essere in difetto per questa mattina, ma in questi ultimi tempi sarà il caldo, ma io sono molto distratto. No, lei non è mica distratto, lei è una biscia. Ma cosa crede di risolvere scappando? Qui ci sono 4 cambiali scadute ieri di 11 milioni. Quindi o lei paga o io lo faccio fallire, sa. Pillole, Marchese. 2. Stessa cosa di prima, i due personaggi si danno del lei e uno dice all'altro lo faccio fallire, invece di la faccio fallire. Almeno così mi sembra di capire, spero di aver capito bene. In ogni caso, lo ripeto, il mio consiglio è sicuramente quello di usare sempre il pronome la, sia che ci stiamo rivolgendo a un uomo, sia che ci stiamo rivolgendo a una donna. Ora, attenzione all'accordo del participio passato quando usiamo un tempo composto, come per esempio il passato prossimo, perché in questo caso si fa l'accordo grammaticale, quindi non più con la persona alla quale ci stiamo rivolgendo, ma con il pronome femminile la, e quindi il participio passato sarà al singolare femminile. E quindi diciamo per esempio, signor Rossi, ieri l'ho chiamata ma non c'era. Oppure, professore, ieri l'ho vista al supermercato. E ci potremo trovare in una situazione in cui abbiamo 2 participi passati vicini, uno maschile e l'altro femminile. Potremmo dire, per esempio, professore, lei ieri è andato al supermercato? L'ho vista mentre ero in coda alle casse. Qui abbiamo il primo participio passato al maschile. Lei ieri è andato al supermercato. Maschile? Perché in questo caso si accorda con la persona alla quale ci stiamo rivolgendo, il professore, un uomo in questo caso. Il secondo participio passato si accorda con il pronome la. Anche il pronome la si riferisce a un uomo, si riferisce al professore, ma abbiamo detto che, essendo un pronome oggetto diretto, è sempre femminile. In questo caso si usa sempre il pronome la e il participio passato si accorda con il pronome la e quindi va al femminile. L'ho vista. Quindi nel primo caso prevale il senso, diciamo il significato, mentre nel secondo caso prevale l'accordo grammaticale. E questo mi fa anche pensare che questo accordo fra il participio passato e il pronome oggetto diretto è un accordo molto forte, cioè è sentito come molto forte dai parlanti. E quindi un consiglio per chi impara l'italiano, al di là delle forme di cortesia, un consiglio più generale, è di fare sempre attenzione a questo accordo. Mi riferisco a frasi come i pomodori li ho comprati o le mele le ho comprate. Ecco, quell'accordo del participio passato con il pronome oggetto diretto è molto forte, è sentito in maniera molto forte dai parlanti e quindi appunto il mio consiglio è di farci sempre un po' attenzione. L'ultimo caso che rimane da considerare è quello dei pronomi oggetto indiretto e anche qui usiamo sempre il pronome femminile le. Non abbiamo più il problema dell'accordo del participio passato perché sappiamo che con i pronomi oggetto indiretto non si fa l'accordo, ma si usa sempre il femminile le, sia che ci rivolgiamo a un uomo, sia che ci rivolgiamo a una donna. Questi sono alcuni esempi presi ancora dal romanzo La donna della domenica. Leggo solo il primo, gli altri li lascio leggere a voi. Le chiamo l'ascensore. Grazie, non si disturbi, scendo a piedi. Allora le faremo sapere. Quindi questo le, che significa a lei o per lei, con il lei di cortesia, nel primo caso si riferisce a un uomo, mentre nel secondo caso si riferisce a una donna. E questo è tutto quello che volevo dire sull'accordo con il pronome di cortesia lei. Quindi grazie per avermi seguito fin qui. Se ti è piaciuto il video, ricordati di lasciarmi un bel pollicione e se non sei già iscritto puoi iscriverti al canale. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!